Salve a tutti! E allora, qual è questa grippatura con fesse e botti? E allora andiamo a chiarire un po' tutto l'inconveniente che si è creato. In questa settimana c'è stata la festa del mio paese, quindi la festa di Maria Santissima dei Miracoli di Alcamo. E come primo anno c'è stato il primo raduno città di Alcamo come coordinamento del 500 Club Italia, di cui due amici miei, quindi Ignazio e Gino, sono presidenti, quindi fondatori di questo club, e mi avevano invitato a partecipare a questa manifestazione, quindi dovevo essere lì tutta la mattinata diciamo, a contribuire, quindi con la conoscenza di alcuni amici che nel giro del paese qui dintorni avevano partecipato con tanto entusiasmo, anche perché c'è stata una bellissima giornata e sono aderite tantissime, diciamo, partecipanti con tante autovetture. C'è stata una mattinata proprio di manifestazione proprio nel primo giorno della festa, quindi dovevo partecipare, soltanto che all'ultimo, come dire, in mattinata, siccome io sono un donatore volontario di sangue, quindi sono andato a fare un prelievo e nella mattinata poi non mi sono sentito tanto bene da poter, con il caldo che faceva, di poter partecipare a questa manifestazione di cui ero stato invitato. Mi sarebbe piaciuto partecipare, quindi era il momento opportuno per poter condividere questi momenti con tutti voi e nello stesso tempo potevo fare qualche ripresa un po' di tutta la manifestazione con tutti tanti amici che erano partecipanti. Quindi mi è stato fatto poi dono di questo, come dire, pacchettino che viene donato ad ogni partecipante, così in modo simbolico, con tanti, con tanti oggetti che si vengono a raccogliere come donazione, quindi di chi va a contribuire con qualsiasi cosa a poter dare oggetto di manifestazione a questa partecipazione. Diciamo, ognuno fa qualcosina per poter fare degli sponsor e delle pubblicità, proprio perché un po' le spese ci sono e si vanno a contribuire in questo modo. Anche questo qua è un telo che mi è stato donato proprio perché, come ripeto, dovevo essere in quel momento lì, in questa manifestazione. Però, ok, andiamo a parlare. Quindi ora faccio vedere alcune foto proprio di quel momento. Mi è stato fatto recapitare alcune foto di quella mattinata bella, coinvolta di tanti partecipanti, e quindi ora ve li faccio vedere e poi andremo a parlare, come ho detto prima, dei problemi che vengono sulle grippature del pistone del 500, che sono dovuti sempre principalmente a un innalzamento di temperatura. Però di volta in volta cambiano le modalità, proprio perché ci sono tanti problemi che possono insorgere sia dal rapporto di compressione, dalla lubrificazione oppure dal raffreddamento. Ok, allora andiamo a vedere le foto della manifestazione e poi continuerò con il discorso della grippatura che è stata sul motore del 500, a cosa è dovuto e come possiamo rimediare. E allora iniziamo con una foto di gruppo di alcuni partecipanti, con i due presidenti organizzatori con la maglietta bianca e blu vicino alla Vespa, quindi andiamo con la manifestazione, quindi questa è una foto della piazza davanti al municipio di Alcamo, una manifestazione anche che ha partecipato con la banda musicale, la raccolta la mattina, quindi tutti i partecipanti che si sono schierati poi con le autovetture proprio sulla piazza, anche perché poi lo spazio c'è, e prima di iniziare un giro attorno al paese con alcuni posti da poter vedere, ripeto, i partecipanti sono stati tanti, vedete alcuni accorgimenti ancora durante la manifestazione, tanta gente che è venuta proprio per l'occasione.
riuscita bene come prima volta, la bellissima giornata, ripeto, vedete delle foto fantastiche, proprio molto riuscita la manifestazione. Mi è dispiaciuto tanto non poter partecipare a questo invito, comunque ci sarà tempo per poi poter provvedere più avanti. E allora, questo è quello che è successo ai pistoni. Proprio una grippatura, però non sul mantello del pistone, ma l'abbiamo soltanto sulla testa del pistone e per giunta nel senso di rotazione, cioè dal lato delle cannotte. Se andiamo a vedere anche sull'altro pistone, grippature non ce n'è e sono tutte e due, come ripeto, nel senso di rotazione, proprio dovuto a un innalzamento di temperatura e il materiale si è andato a fondere e si è attaccato sulle pareti del cilindro. Per fortuna che nel cilindro non si è fatto niente e si è provveduto soltanto a sostituire i pistoni, ma non tanto perché non potevano funzionare, ma perché nello schiacciamento qui sulla testa del pistone il primo segmento era bloccato, vedete, rimane una volta anche libero, rimane con una divaricatura, diciamo, delle punte leggermente aperte. Dovrebbe stare più aperta come in questo caso quello di rascaolio, soltanto dovuto a uno schiacciamento sulla testa del pistone. Come vedete qui non c'è né grippatura come né di mancanza di olio né niente, anche perché il motore era appena stato messo in moto. Andiamo a vedere un'altra foto che ho potuto fare, proprio ripeto, non ho potuto averle per le mani perché ci capita questo materiale a volte in rettifica, quindi vado a fare alcune foto e poi ne vado a spiegare un po' la situazione. Vedete, sono tutte e due nella stessa grippatura, nello stesso senso, quindi qui sulla parte del pistone e anche sul secondo pistone nello stesso senso. Come andate a vedere, i pistoni sono proprio ancora nemmeno venivano girato per più un'ora, non di più, secondo il mio parere, proprio perché vedete anche i segmenti non hanno nessun segno di funzionamento. Vedete qui nella terza foto che si va a vedere proprio la strappatura del materiale di alluminio, proprio che si viene a staccare. Vedete qui nella parte superiore manca del materiale proprio perché si è appiccicato sulla parete del cilindro e il pistone nel momento in cui va a scendere il materiale rimane attaccato al cilindro. Qui si vede ancora meglio, quindi se andiamo a fare un ingrandimento della foto lo andiamo a vedere meglio. Vedete, in questo caso tutto il materiale che viene a mancare, quindi si è dovuto sostituire i pistoni. Se andiamo a vedere qui sulla parte dello spinotto, vedete una parte stretta e una parte larga, quindi questa parte larga sta a indicare che il pistone va montato nel senso di rotazione, cioè la parte larga nel senso di rotazione, e questa parte di qua che è rimasta grippata era dal lato delle asticine, quindi delle punterie, quindi delle cannotte che vanno a contenere le asticine, quindi tutta la parte per l'apertura delle valvole. Allora andiamo a vedere perché questo è successo. Se andiamo a vedere qui, vediamo di poter vedere le foto. Ecco, questo è un video che ho girato, vediamo di bloccarlo e metterlo più in grande, esatto. Quindi se andiamo a vedere sulla parte dei cilindri superiori, quindi nel senso di rotazione, qui andiamo a parlare che questo è il secondo cilindro e questo è il primo, e qui vengono le cannotte con le asticine dei bilancieri che vanno a comandare il bilanciere. Vedete, in questa parte qua c'è una bruciatura, una e nell'altro lato pure, quindi in questa parte qua dei cilindri vedete all'interno si sono attaccati i materiali del pistone. Questo è dovuto proprio a un innalzamento di temperatura perché si è bruciata leggermente qui la guarnizione.
A parte che, ripeto, io monto sempre, no, monto perché non le vado, non è che monto tanto tutti i motori io, quindi vado a dare delle precauzioni di montare i cilindri senza guarnizione sotto, proprio perché nel funzionamento del motore poi la guarnizione in carta, quella si va a strappare e un po' allenta anche il serraggio della testata, quindi andate a togliere la guarnizione di cartoncino e andate a mettere quindi del mastice adatto per sotto i cilindri e nello stesso tempo sopra andate a togliere la guarnizione. Difatti qui ho dato un consiglio di andare a montare una guarnizione di spessore sotto i cilindri da 1 mm, 1,2 mm per andare a sollevare i cilindri, andare a creare lo squish tra il cilindro e il pistone, quindi giù il pistone, e sopra va attaccata direttamente alla testata senza guarnizione, quindi andiamo a creare lo stesso volume di rapporto di compressione ma togliendo la guarnizione di sopra. In questo caso vedete nella bruciatura 1 e 2, se andiamo avanti con il video che ho girato, andiamo a vedere un po' anche sull'arco della testata, quindi qui è più da vicino, si vede, ma perché poi il funzionamento è girato poco, però si doveva sentire qui uno sfiato del motore, quindi dei scoppietti fuori dal normale, quindi va a scoppiettare fuori. E andiamo a vedere sulla testata, quindi abbiamo un buon schiacciamento della testata, soltanto che andando avanti con il video vedete nella chiusura della testata, vedete come si va a pronunciare la sfiammatura che fa che la guarnizione non andava più a tenere, quindi la sfiammatura andava fuori sia da una parte della testata che dall'altra parte. Quindi andiamo a girare un po' più avanti, quindi portiamo avanti il video e vedete sull'altro lato la sfiammatura che abbiamo. Queste sono il lato delle, come dicevo, delle cannotte. Perché si va a creare questo? Perché le cannotte che si vengono a montare non sono più adatte per un uso di andare a spenare togliendo 1 mm e mezzo sulla testata, quindi andando a abbassare tutta la parte della testata, quindi il soffietto che c'è diciamo sulla cannotta non ha più compressione, quindi la testata va a comprimere sulla cannotta e rimane lenta, non va più ad avere un bloccaggio. Quindi con il primo surriscaldamento della cannotta, quindi dovuto al motore, aumentano di volume le cannotte e fanno sollevare le testate. Io ne ho visto a volte testate, vediamo, andiamo avanti con il video e poi farò vedere una cannotta proprio da vicino. Ho visto delle testate che qui sulla parte superiore dove vanno a fare pressione le cannotte si viene proprio a rompere la testata, cioè si crea una lesione tutta longitudinale della testata proprio dovuto a uno schiacciamento eccessivo delle cannotte, proprio perché una volta che abbiamo modificato l'altezza della testata dovuto a uno spianamento eccessivo, se non andiamo a guardare questo si va a creare questo problema. Difatti do sempre il consiglio di montare sempre delle cannotte quelle in alluminio con le molle, proprio per andare a compensare 5-6 mm di spostamento sia d'abbassamento del cilindro o altre modifiche, e nello stesso tempo si va a fare una lavorazione dei grembialini attorno alla testata, proprio per evitare anche un impuntamento della testata che va a appoggiare sopra i grembialini. Quindi dobbiamo avere la testata libera di poter aderire perfettamente sul piano dei cilindri. Quindi questo è qualcosa che da dover evitare. Quindi se andiamo avanti, vedete qui praticamente il gommino della testata che va sopra, ma nello stesso tempo anche quello che va nel monoblocco non aveva più spazio di andare a comprimere. E allora andiamo a descrivere il problema proprio in dettaglio. Vedete qui da vicino la cannotta che
anche se non è quella del motore che ha creato il problema, questa è una che avevo io messa da parte. Anche perché una volta, quando non c'erano queste cannotte in alluminio che si potevano andare a montare con le classiche molle, si andava a tagliare la classica cannotta questa in ferro e poi si faceva una bordatura da un lato e si andavano a fare o una saldatura o addirittura si metteva diciamo, un sigillante e poi si andavano a chiudere tutte e due. Si facevano le due punte con gli innesti tipo maschio e femmina per poter innestare bene. Addirittura non si facevano nemmeno saldatura perché si metteva capovolta con la giunzione rivolta verso l'alto. E allora, in questo caso, come ripeto, abbiamo il soffietto che non ha più spazio per poter andare a comprimere. E quindi una volta che noi la andiamo a fissare sulla testata e è schiacciato il gommino, vedete qui, va a toccare sulla bordura della testata. Non tanto sul 45 gradi, ma proprio si va a sbattere proprio perché non c'è più spazio di comprimere il gommino che ha una elasticità e quindi va a creare poi un corpo unico e questo fa spessore sulla testata che si andrà a piegare nel lungo termine, si può anche spezzare come è successo. E anche qui sul monoblocco lo stesso. Quindi abbiamo la parte della cannotta che va dentro, vedete, il soffietto non va a intaccare sul 45 gradi esterno, però nel 126 abbiamo il gommino che va a comprimere in questa parte, però nel 500 è questo che va a creare una parte di ostacolo. E vedete, anche se va dentro, lo schiacciamento, una volta che il soffietto non l'abbiamo più, si diventa un'altezza unica che non abbiamo più spazio per poter andare a bloccare la testata con monoblocco e cilindro. E questo è l'inconveniente che si viene a creare. D'accordo? Ci aggiorniamo poi al prossimo video allora.